Ciao a tutti e bentornati su Celebrita dalla Turchia. Oggi parliamo di una storia che ha fatto rimbalzare il nome di Erkan Merik e Azal Suba ovunque nel giro di poche ore, non per una nuova serie o un annuncio ufficiale, ma per un breve video che è esploso sui social e ha acceso discussioni senza fine. Un frammento di pochi secondi ha mostrato Azal in una stanza d'albergo con il suo manager, e da lì la fantasia di internet ha cominciato a correre. Qualcuno ha insinuato di tutto. Qualcuno ha alzato muri a difesa, altri hanno chiesto calma e verifiche. Tra supposizioni e giudizi, il clip si è trasformato in materiale da pettegolezzo, e persino i più silenziosi hanno sentito il bisogno di dire la loro. Ma facciamo ordine prima che la voce corra più veloce dei fatti. Secondo fonti vicine alla coppia, quel video non racconta la verità per come è stata venduta, ma ne mostra una porzione amputata del contesto, come accade quando si isola un momento e lo si incastra in una narrazione che fa comodo. Azal e il suo manager, dicono i ben informati, erano in viaggio per lavoro. Non un viaggio improvvisato, non un incontro segreto, ma un'agenda fitta e precisa. Il giorno dopo li aspettava una riunione con un marchio e un evento promozionale programmato nello stesso hotel. Restare sotto lo stesso tetto, prendere decisioni rapide, preparare linee guida e ultimi dettagli. Niente di più, niente di meno. Il video che ha fatto discutere, stando a chi c'era, è stato ripreso durante un normale confronto di lavoro. Appunti sul tavolo, telefono che vibra, un file al computer aperto per l'ennesima revisione. Nessuna atmosfera da scandalo, solo quella concentrazione che precede una giornata carica di impegni. Eppure, come spesso succede, la realtà ha perso la partita con la suggestione, e le immagini fuori contesto hanno trovato pubblico e piattaforme desiderose di amplificarle. La squadra di Azal ed Erkan ha rotto il silenzio con fermezza ma senza cedimenti al tono polemico. Ha chiesto ai fan di non cascare nella trappola del primo contenuto che appare in bacheca, di non confondere una clip monca con un racconto completo. Hanno spiegato che la circolazione di materiale fuorviante non è solo un fastidio, può ferire, logorare, minare la fiducia nel lavoro di chi ogni giorno si impegna per far bene. L'immagine di un artista è una responsabilità delicata, e la leggerezza con cui si condividono mezze verità rischia di trasformarsi in un peso inutile, soprattutto quando si sfiora la sfera privata. La risposta del pubblico di Azal e di Erkan non si è fatta attendere. I commenti sotto l'ultimo post di lei su Instagram sono diventati un mosaico di calore, di promesse, di parole che scelgono di credere prima ancora di giudicare. Una fan ha scritto che non ha bisogno di prove per ciò che conosce già nel suo cuore, che la fiducia non si misura in secondi di video sgranato. Un'altra ha aggiunto che l'amore per il lavoro e la gentilezza che hanno sempre mostrato pesano più di qualsiasi voce messa in giro per fare rumore. C'è chi ha preteso rispetto per la loro storia, chi ha ricordato come i traguardi si costruiscano nel tempo e non possano essere demoliti con un soffio di vento digitale. Erkan, dal canto suo, non ha cercato riflettori per imporre una verità urlata. Chi gli è vicino racconta che ha scelto la via della discrezione, sostituendo i proclami con gesti semplici. Un like lasciato a un progetto di Azal, uno scatto in cui si vede solo un profilo e una tazza di caffè, una frase breve ma carica, come quelle che non hanno bisogno di essere spiegate per essere capite. Niente teatrini, solo presenza. E in mezzo a questo brusio, gli amici più stretti della coppia sussurrano la stessa cosa, non hanno intenzione di sprecare energie contro un'onda di chiacchiere che si infrangerà da sola. Preferiscono misurare il tempo in pagine di copione e prove davanti alla camera, non in commenti sotto un post. Azal non ha rilasciato un lungo comunicato. Nessuna dichiarazione roboante, nessun tentativo di ricomporre tutto con una frase ricamata al millimetro. Chi la frequenta dice che ha preferito rimettersi a ciò che conosce meglio, il lavoro, i set, quel ritmo scandito tra ciacche e correzioni in corsa. Oggi non le interessa trasformare ogni minima ombra in un caso mediatico. Le interessa andare avanti con grazia, come ha fatto ogni volta che il rumore intorno a lei ha provato a coprire la sua voce. E poi c'è la realtà più semplice di tutte, quella che resiste al chiacchiericcio. La trasparenza di due persone abituate a farsi vedere per quello che sono, senza travestimenti. L'episodio che sta facendo furore online ci ricorda con forza quanto basti poco per rovesciare il tavolo della percezione. Un'inquadratura rapida,
un montaggio veloce, un titolo ammiccante, e la corsa è servita. Ma credere a ogni tempestivo ritaglio senza attendere conferme ufficiali non è solo rischioso, è ingiusto verso chi vive di reputazione e di fiducia condivisa con il proprio pubblico. Nel frattempo, il calendario non si ferma. La mattina successiva a quel video, proprio come era stato pianificato, è arrivato il momento della riunione con il brand e poi dell'evento promozionale. Tra luci, loghi, domande strette di mano, Azzal e il suo manager hanno fatto quello per cui si erano preparati. Le immagini che avrebbero dovuto prendersi la scena sono quelle delle presentazioni, del lavoro svolto a testa alta. E chi c'era lo conferma, quella era la ragione dell'albergo, dei documenti in mano, delle porte chiuse per un briefing e poi di nuovo aperte per procedere con un'agenda carica. Tutto limpido. C'è una lezione che Erkan e Azzal sembrano conoscere bene, non si risponde al fuoco con altro fuoco, ma con la calma di chi non ha nulla da nascondere. Loro lo fanno tacitamente, con una normalità che urla più di qualsiasi giustificazione. Lo scatto dietro le quinte, l'espressione concentrata tra una prova e l'altra, l'attenzione ai dettagli che definisce i professionisti, ecco le loro repliche migliori. Perché chi cerca lo scandalo rimane a mani vuote quando davanti trova organizzazione, serietà e obiettivi chiari. C'è anche chi, tra i fan, ha chiesto a gran voce che questa catena di condivisioni randomiche si spezzi. Non si può fingere che una semplice condivisione sia innocua. Ogni gesto digitale lascia una traccia e ricade su qualcuno. Le persone che stanno dietro ai nomi più ripetuti sono umane, con le loro paure, la loro fatica, la necessità di tirare il fiato. Soprattutto quando a essere commentata non è una scena messa in piedi per lo spettacolo, ma un frammento che qualcuno ha deciso di usare per costruire una trama che non esiste. Intanto gli ammiratori di Erkan non hanno fatto mancare il loro contributo. Hanno ricordato come lui abbia sempre scelto il rispetto al posto del clamore, come abbia sempre fatto scudo con la sobrietà. E c'è chi, tra i messaggi raccolti sotto le foto più recenti, ha scritto parole che restano addosso. C'è chi ha detto di credere in Azzal a prescindere, e ha chiesto a tutti di prendersi un momento per respirare prima di condividere. C'è chi ha invitato a spegnere la curiosità che diventa curiosare, e a lasciare che il resto lo facciano le cose davvero importanti. Il talento, il tempo, il lavoro continuo. Non serve immaginare verità alternative quando quella evidente è davanti agli occhi, una coppia che sa separare la vita privata dal palcoscenico pubblico, e che preferisce i fatti alle parole. Chi li conosce bene conferma che il progetto a cui stanno lavorando è impegnativo, e che richiede concentrazione. Hanno scelto di proteggere ciò che conta e di non dare lezioni a nessuno, perché la lezione sta già nei loro gesti. La grazia nel procedere, la forza nel restare diritti quando le voci tentano di piegare tutto dalla loro parte. È impressionante osservare quanto rapidamente una voce corra quando è in grado di offrire il brivido dello scandalo. Il problema è che quel brivido brucia e poi svanisce, lasciandosi dietro solo stanchezza e una scia di fraintendimenti. E allora diventa importante ripetersi quello che spesso dimentichiamo: non tutto merita un click, non tutto merita di essere rilanciato. Alcune storie devono essere lasciate dove sono, finché non sono pronte per essere raccontate con tutti i loro capitoli. Alla fine della giornata, se si spengono i volumi e si guarda davvero, ciò che resta è la sostanza. Azzal, come attrice e come donna abituata a reggere l'urto con eleganza, ha continuato a lavorare senza inseguire il frastuono. Erkan, con quella calma che sa essere fermissima, ha custodito la loro normalità. Ed è questa normalità, forse, il loro segreto più efficace. Quando la quotidianità è fatta di obiettivi e rispetto, il resto scivola via. Non perché non faccia male, ma perché non merita di restare. E allora lasciamo che le immagini parlino per quello che sono. Un hotel come base logistica, un brand che attende risposte, un evento calendarizzato, un manager che fa il suo lavoro, una professionista che si prepara con serietà. Nessuna trama segreta. Solo il dietro le quinte che sorregge ciò che poi, sullo schermo e davanti al pubblico, vediamo brillare. Il clip virale non era il trailer di uno scandalo, ma il fotogramma opaco di una giornata piena. Prima di chiudere, la riflessione è inevitabile.
Vogliamo che i nostri beniamini rispondano ogni volta, o preferiamo che ignorino ciò che non merita voce? C'è chi invoca la chiarezza immediata, chi chiede silenzio per proteggere la dignità. Forse la verità sta nel mezzo, serve responsabilità da ogni parte. Da chi racconta, da chi ascolta, da chi condivide. E il rispetto, sempre, come cornice che non dovrebbe mai mancare. Per ora sappiamo questo, Erkan Merik e Azal Suba proseguono diritti, con lo sguardo fisso sulle prossime tappe. Il pubblico, più affezionato che mai, li aspetta sullo schermo. C'è voglia di scene nuove, di personaggi intensi, di storie che valgano il tempo. E se c'è una cosa che questa vicenda ricorda è che ciò che conta davvero riesce sempre a farsi strada, anche quando il rumore prova a confonderlo. La pazienza, la fiducia e l'attenzione ai fatti reali sono ancora le chiavi migliori. Diteci cosa ne pensate. I personaggi pubblici dovrebbero intervenire per smentire ogni eco di pettegolezzo, o è più saggio lasciare che il vento spenga da solo un fuoco acceso male? Scriveteci la vostra idea nei commenti. E se volete restare aggiornati su tutto ciò che riguarda i vostri preferiti, ricordate di mettere mi piace e di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia. Grazie per averci seguito, ci rivediamo nel prossimo video.